Ti racconto la storia di Giulia, che ha deciso di lasciare la città per aprire un agriturismo in collina. Giulia è una tipa molto determinata. Mi ha raccontato la sua esperienza dopo aver visto qui sul canale YouTube Rurale Digitale, dove parliamo dei borghi italiani, il video della mia esperienza con una piccola azienda agricola in montagna. La sua storia inizia 4 anni fa. Giulia ha 48 anni, vive in città, lavora come dirigente in un'importante azienda. Gira il mondo, ha una bella casa, auto aziendale e un'agenda fitta di impegni. Ma ogni lunedì, dopo il weekend passato in qualche agriturismo elegante tra colline perfettamente curate, formaggi stagionati e vini biologici da 70 euro a bottiglia, sente la voglia di cambiare. Mollo tutto e apro un agriturismo. Cibo vero, natura, silenzio, finalmente la vita. Nella testa di Giulia c'è una visione. Lei che accoglie gli ospiti sorridente con un grembiule rustico, una vigna sullo sfondo, pane fatto in casa, chiacchiere al tramonto. Basta traffico, basta saltellare da una parte all'altra del mondo, basta vita sintetica. Ho una bella liquidazione, ho viaggiato tanto, ho assaggiato vini in tutto il mondo, ho letto libri su permacultura e cucina sostenibile. Dai, ci siamo. Al massimo faccio un piccolo corso online. Prendo un casale da sistemare e apro. Quello che Giulia sottovaluta è che i weekend trascorsi nei suoi agriturismo preferiti non l'hanno minimamente preparata a ciò che l'aspetta. Per ora però è convinta che l'esperienza da cliente basti per diventare anche un ottimo gestore. Quando decide di approfondire, inizia però a scoprire che le cose non sono proprio come pensava. In pochi minuti di ricerche online scopre che aprire un agriturismo non è affatto come aveva immaginato. Nel suo sogno l'agriturismo era una fuga creativa. Nella realtà scopre che per chiamarsi davvero agriturismo, la struttura deve essere parte integrante di un'azienda agricola vera e attiva, con tanto di partita IVA agricola, fascicolo aziendale, produzione propria, e deve rispettare una serie di norme precise che cambiano da regione a regione. Il castello inizia a tremare, ma Giulia non si arrende. Ok, posso gestire un orto, magari 2 serre, l'allevamento. Vabbè, qualche gallina, tanto è per la forma, no? No, non è solo per la forma. In Italia la legge è chiara. Un agriturismo può esistere solo come attività connessa all'agricoltura. Il reddito principale deve provenire dal lavoro agricolo. Non basta servire salumi locali. Una percentuale rilevante degli ingredienti deve essere prodotta direttamente dall'azienda agricola. E l'ospitalità? Solo negli spazi aziendali, non in una villa qualunque. A quel punto Giulia si rende conto che sta affrontando un mestiere che immaginava completamente diverso. Giulia però non è una che si arrende facilmente e si rimbocca le maniche. Abbandona i video patinati e inizia a parlare con chi lavora davvero la terra, con chi ha provato a creare strutture simili, approfondisce leggi regionali, si confronta con enti locali e capisce che ha solo 2 opzioni. O costruisce da zero un'azienda agricola funzionante o lascia perdere l'etichetta di agriturismo. Il sogno cambia forma, non più solo ospitalità di charme, ma un luogo vero dove coltivare, trasformare, accogliere. Una piccola azienda agricola, viva, autentica, non un set Instagram, ma un progetto concreto. La passione rinasce e stavolta sembrerebbe con i piedi per terra. Giulia scopre che esistono percorsi tecnici, possibilità di formazione, bandi e che molte persone come lei hanno avviato esperienze simili. Tantissimi però hanno fallito e tutti hanno pagato un prezzo alto in termini di tempo, energie e denaro. La difficoltà maggiore? I costi e la forza lavoro necessaria. La fase più dura? Quando ho iniziato la ristrutturazione della cascina che ha comprato. Un incubo, soprattutto per aspetti che aveva totalmente ignorato, come l'impianto fognario, le autorizzazioni sanitarie, le normative antisismiche e antincendio. Altro che faccio tutto io. E poi c'è la gestione, servono molte braccia e competenze vere, agricole, contabili, logistiche, relazionali. Passano mesi, Giulia ha messo da parte l'idea dell'agriturismo dei suoi sogni e ha iniziato a dedicarsi alla vera attività agricola. Ha chiesto l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e ha iniziato a sporcarsi le mani. Pensa che la parte turistica verrà più avanti, quando sarà legittimo e sostenibile. La campagna non è più evasione, ma una scelta che si rivela molto dura
e per niente remunerativa. Passano altri mesi e alla fine Giulia rinuncia al sogno facile. Il casale con vista c'è ancora, ma ora non ha più fango sotto le scarpe, galline vere nel cortile e verdura da raccogliere, perché è tornata in città. Morale? Per concretizzare un sogno non basta l'entusiasmo, bisogna documentarsi bene attraverso fonti serie ed oggettive, perché i video romantici, le esperienze personali in vacanza e la sopravvalutazione delle proprie conoscenze e capacità fa solo danni. Poi bisogna fare progetti seri, bisogna essere pronti ad affrontare le inevitabili difficoltà e soprattutto bisogna stare alla larga dai fuffaguru, perché le scorciatoie non esistono. Ci vediamo al prossimo video. Per non perderlo, iscriviti, metti un mi piace, un hype, condividi e commenta. E poi guarda questo video.